Buongiorno ragazzi, oggi risveglio in natura con le mucche questo bellissimo cagnolone. Ciao bellissimo. Buongiorno a tutti amici, riprende il viaggio. Davide stamattina vi ha fatto vedere le mucche fuori dal nostro camper, cagnoloni, li hai accarezzati? Sì. Ci hai giocato? Sì. E adesso proseguiamo. A 40 minuti, salendo in mezzo a questi monti, ci sono a destra le terme, delle terme ho scoperto, e a sinistra delle cascate. E vorrei vederle, vorrei visitarle entrambe. E poi riscenderemo e torneremo al mare. Sta facendo delle belle giornate, potremo abbronzarci un po'. Potrei togliermi barba e capelli e abbronzarmi un po'. E quindi ci proviamo. 41 minuti, 23 km. Non sembra che ci siano belle strade o grandi parcheggi, però speriamo almeno di arrivarci. Per il momento la strada sembra buona, però alla fine, prima di un parcheggio, parlano di strada scivolosa, stretta. Quando si sale in montagna è sempre un'incognita con un camper. Non siamo con una macchinetta che faccio manovra o mi infilo ovunque, o paesetti di montagna che passi dappertutto. Magari devi attraversare un paesetto e non ci passi. Tornati in salita tremendi, ripidi. L'Iveco deve fare gli straordinari anche oggi. E in più fa anche caldo. In più il motore, se non riesco a metterla a terza, quindi saliamo in seconda a lenti, si surriscalda. Adesso terza addirittura. Ma ripidi, Si sale. Guardate la temperatura. Il parcheggio per visitare le cascate con un'escursione di diversi chilometri forse l'abbiamo trovato. C'è un villaggio, c'è freddissimo qua su, non sappiamo a quanti metri siamo, ma siamo saliti tanto. Rubinetti, acqua dappertutto qui. Eh sì, acqua potabile ovunque. Ma c'è un villaggio davvero troppo carino, una casa qui vorrei, fuori dal mondo. Qua ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 case, si conoscono tutti al 100%. Ognuno il suo terreno, il suo orto, c'è una piccola chiesa, vedete qua davanti. Che carino. Acqua buona, animali. Coltivare, ma qua nevica senz'altro d'inverno. Belle sdraiate al sole, ha dato? Sì. Felici. Guarda quante mosche hanno addosso. Ragazzi, il parcheggio è impraticabile perché arriva sicuramente un fiume e quindi è completamente zuppo. Questo era il parcheggio per poi andare alle cascate. Vabbè, ma magari troviamo qualcos'altro. Livaditis, e magari lo troviamo più indietro, più avanti. Vedete, arriva l'acqua da qui. Ed è tutto molliccio. È molliccio? Sì. Qui a destra c'è la strada per le cascate, ma sembra tutta in ghiaia. E invece per le terme a destra. Però quella strada completamente di ghiaia non lo so quanto può andare bene per il nostro camper. Adesso andiamo a vedere le terme, poi vedremo. Ragazzi, un cerbiatto con il cuccioletto dietro, guardatelo. No, stanno salendo adesso in mezzo ai monti. Con il cucciolino appena nato, era là, è qui sotto, filmalo, Dado, tieni.
Che piccolino. La mamma è sopra, andiamo via, se no magari lo abbandona, Davide. Andiamo via. È pieno di cervi, ragazzi. Adesso ha attraversato la strada un altro qua sotto. Siamo finiti in un paradiso terrestre pieno di cagnoloni affettuosissimi. Comunque le terme dovrebbero essere qui. Dice 1 minuto a piedi. Cioè non ci credo, se ci sono le terme. C'è freddo, sono scalzo. Siamo in mezzo ai monti. Che diavolo dice? Non dice qua. Ragazzi, c'è un errore clamoroso su Google Maps. Qui terme non ce n'è. Sono venuti 2 signori e ci hanno detto che qui assolutamente non ci sono terme. Quindi devo anche mettere una recensione su questo punto su Google Maps, perché non esistono. Vabbè, comunque il posto è meraviglioso. Faremo le cascate e basta. Terme niente. È strano, Magari perché la cascata è una cascata di acqua bollente, lì ci sono terme. Perché vedete, se clicco su questo posto dove siamo noi, ci fa vedere un villaggio a fianco al fiume che non c'è infatti qua. E poi ci sono queste terme, le vedete? Guardate, le vedete le vasche? 3 vasche con l'acqua bollente. Ma non è qui, non è qui. Però l'hanno segnalato qui. Ci siamo informati, alla fine abbiamo optato per le cascate, quindi terme non le facciamo, anche perché abbiamo scoperto che non sono qua vicino. C'è un errore su Maps, abbiamo chiesto a un signore greco. Quindi visitiamo le cascate. 300 metri di dislivello, dovrebbe essere molto semplice, ci mettiamo un attimo, credo. E poi riscendiamo da queste montagne. Abbiamo deciso di non rimanere qui a dormire, o forse magari in un paesetto più avanti. Oggi dado scarponcino e pantaloncino corto. Oggi, ragazzi, se non sbaglio non vi ho fatto vedere il pranzo, vero? Mi sembra che abbiamo pranzato, ho dormito e stiamo uscendo adesso e non vi ho fatto vedere il pranzo. Oggi abbiamo pranzato da soli, una novità nel canale. Vabbè, pranziamo sempre insieme, dai, per una volta. Comunque la storia delle terme, sapete cosa è successo? Sicuramente su Google Maps sapete che ci sono i local guide, lasciano le varie recensioni sui posti che visitano. Hanno visitato sicuramente un'area molto lunga, da qui, che ne so, a 100 km in una giornata o 2, e quindi poi hanno caricato delle fotografie su questo punto, un punto qua vicino, che indica appunto che ci sono le terme, ci sono le foto delle terme, mentre invece terme non ci sono, sono a 2 ore e 20 da qui. Quindi magari hanno fatto tutta queste giornate e hanno caricato le foto però nel posto sbagliato. Erano foto fatte magari in diversi giorni e quindi ci ha fregato. Per fortuna ho chiesto a un signore che abita qui, in greco, e abbiamo scoperto che terme non ce ne sono, da un'altra parte. Si chiama proprio Termes, la località dove sono le terme. E quindi visitiamo solo queste cascate e basta. Poi Rita vorrà anche già tornare in spiaggia, le manca troppo il mare a Rita. A me ha dato, piace la montagna, ma a Rita patisce. E poi comunque ha ragione, lei deve stare in camper, perché sapete, un parcheggio come questo in mezzo ai boschi, se esci per 2 ore, chiunque ha 2 ore per fare quello che vuole, è abbastanza rischioso lasciarlo. Comunque qui tra la penisola calcidica e la Bulgaria, questo tratto della Grecia è piena di boschi meravigliosi. Parco naturale dei Rodopi, e ci sarebbe da fare di tutto, escursioni bellissime. Adesso appunto ci sarebbe da andare su quelle altre terme,
e potremmo anche andare, sono a un'oretta e mezzo, mi sa 2 ore da qui, 2 ore o 2 ore e 12 forse. Sentiamo il rumore della cascata, sarà bello, 30 minuti, 700 metri ancora. Questa è un'escursioncina così, ce la mangiamo ormai dopo gli ultimi 25 chilometri. Questa di un paio di chilometri è davvero una passeggiata, ci stiamo abituando. (0,5 chilometri, 15 minuti). Proseguiamo, ci siamo. Ragazzi, tanta roba, quando vi prometto una cosa la mantengo sempre. Ho detto che vi avrei portato a vedere le cascate, eccole qua. Queste sono le meravigliose cascate. No, le cascate sono lì dietro, andiamo a vederle. Siamo a 897 metri di quota, ma le cascate sono, credo, qua dietro. Comunque amici, belle? Dai, non so quelle della Norvegia, ma è bella ugualmente. Io direi che possiamo risalire e spostarci col camper. Un'altra conquista, Dado? Sì. Questo era un gioco da ragazzi. Vabbè, adesso dobbiamo risalire. Cascate dei Monti Rodoppi conquistate. 40 metri queste cascate. Beh, dopo che abbiamo visto quelle in Norvegia, ogni cascata ti sembra banale, però sono belle anche queste. Poi il circostante è meraviglioso, il bosco è stupendo, con questo fiume in mezzo è stupendo, non ci sono parole, è sempre meraviglioso, è stupendo. Cosa volete che vi dica, ragazzi? Mettetelo voi l'aggettivo. E adesso la risalita, ragazzi, è dura, nonostante ci stiamo abituando, si soffre. Bella ripida. Abbiamo già fatto 300 metri, ma ne manca 1,7 km. Piano piano. Comunque non è niente, ormai davvero. Pensare di fare 2 km in salita non è nulla. Dopo che ne fai quello dell'altro giorno, che era spaventoso. Ragazzi, nel frattempo che abbiamo fatto questa visita alle cascate, poi abbiamo conosciuto 2 amici che viaggiano da 1 mese e devono viaggiare un altro mese. Come vi chiamate? Martino E Margherita. Martino e Margherita, dalla Svizzera, parlano italiano, ci siamo fatti una bella chiacchierata. No. No, bene, bene, complimenti. Magari parlassi io l'inglese come tu parli l'italiano. Domani loro vanno alle cascate e si fanno una passeggiata, dormono qua, noi andiamo via. È stato un piacere conoscervi, sì, e ci vediamo alla prossima. Ciao, buoni chilometri, signori. Buon viaggio anche. Ciao, ciao. Ci siamo fatti una bella chiacchierata con questi 2 signori dolcissimi. Hanno i nipotini a casa e quindi tra 1 mese devono rientrare, gli mancano. E lo capisco. E allora adesso rimangono qua a dormire, come ho detto prima. Domani mattina scendono con calma. Noi, come abbiamo fatto io e Dado, 2 pazzi, ci abbiamo messo 1 ora e mezzo a scendere e a risalire. Scendono, si godono le cascate e poi andranno via anche loro. Comunque stanno in Grecia loro. Lui è un come si dice? Ingegnere forestale. Quindi è venuto a vedere questi monti, questi boschi vergini. Ragazzi, perché sono una meraviglia. Io non me ne intendo, non so neanche descriverli. Ecco, lui, vedi, mi ha già detto che sono delle montagne e dei boschi particolari,
che non si trovano dappertutto o in tutta Europa, e infatti sono stupendi. Adesso noi facciamo una ventina di minuti e ci parcheggiamo, credo, in un paese che abbiamo incrociato mentre scendevamo, e poi ceniamo e riscendiamo domani. Che belle che sono le vacche, le adoro. Ciao signora vacca, com'è l'erba? Buona? Adesso ragazzi rimettiamo a posto tutto, zaini, scarpe, e anche oggi una passeggiata ce la siamo fatta. Sto bene adesso, scarica da morire. Siamo parcheggiati nel paesetto e Rita, nel frattempo che io riordino adesso lo zaino, è già in cucina. Cosa ci prepari? Un involtino di zucchine. Io stavo già cucinando quando tu eri Andato a cascate. fare l'escursione. Notate come cucina Rita. In punta di piedi, Rita. Ti devo comprare le scarpe da ballerina per stare in cucina. Va bene. Abbiamo comprato anche uno sgabello, ma Vabbè, ma poi l'abbiamo conservato e non l'abbiamo più messo in circolazione. Siamo in splendida compagnia stanotte, guardate che belle. È bello sentire tutti i campanacci delle mucche che ci sono intorno, mi piace troppo. E guardano il camper, fa troppo ridere. Sono curiose. Si gratta nel muretto. Ci siamo? Ci siamo. Spegniamo. Fa ridere? Fa ridere? Ah, a me segue. Allora, un caro saluto da noi e da tutte le mucche che abbiamo intorno. Molte, sì. Molti, bellissime, eh? Vedete, ci le abbiamo tutte qua fuori. Fermi in mezzo alla strada senza fare niente, chissà cosa pensano. Ragazzi, ci vediamo domani mattina. Adesso ceniamo e poi mi sdraio. Quella passeggiata molto veloce mi ha scoppiato, devo ammetterlo. Più di quella dell'altro giorno, 25 km, anche se questi forse erano 6, non lo so. Buonanotte a tutti amici. Buonanotte. Buonanotte. Questa mucca ci ha appena dato un colpo. Speriamo che non ci faccia danno. Buongiorno a tutti amici, siamo pronti per partire, buttiamo due cose nella spazzatura, sono le 10:30, abbiamo lavorato e riordinato tutto sino adesso, abbiamo dormito da Dio in compagnia delle mucche, erano tutte sdraiate qui, guardate infatti quanta cacca fanno, è bombardato ovviamente. Comunque ci riempiamo un paio di bottiglie di acqua potabile, qui l'acqua è squisita, e ce ne andiamo. Rita, pronti? Buongiorno, buongiorno a Dado. Le bottiglie? Pronti, te li ho messi nella motrice. Io lo tradurrei prima di... Sai com'è? Non si sa mai. Sì, hai ragione. Per favore, se mantieni pulito il rubinetto. Tenere pulito. Ok, quindi è potabile? Quindi è potabilissimo. Acqua fresca di montagna, Dado, il gusto ci guadagna. E quindi siamo pronti per partire. Salutiamo l'Eivaditis, le sue bellissime cascate, e proseguiamo. Adesso vediamo quanto distano quelle famose terme che non abbiamo trovato ieri. Se non sbaglio, ve lo dico subito, 1 ora e 38 minuti. Però dobbiamo anche fare
benzina. E 1 ora e 38 si passa attraverso i monti. Ragazzi, operazione rimozione tartaruga dalla strada, dobbiamo salvarle sempre, è pieno ogni giorno. Guardate che bella questa, enorme. Poi si fermano in mezzo alla strada, gigantesche. Guarda che grande. Ma scusa, vattene qui, no? Statene lì. Là. Là. Vieni. Là. Neanche lo mastica. Fermo. Quella non si stacca dalla carta. Vieni. Là. Abbiamo salvato una tartaruga e dato da mangiare a 2 cagnoloni. Adesso ci seguono però, Sì. Ci vogliono già bene. Già. Per fortuna abbiamo trovato un distributore in mezzo ai monti e quindi siamo rimasti in alto. E non sono dovuto scendere in una città e allungare tantissimo. Infatti 49 minuti e ci riparcheggiamo. Mancano 38 km a questa cittadina di montagna con le terme. Ragazzi, Bulgaria 42 km. 42 km e siamo in Bulgaria da qua. Ma non ancora, c'è prima la Turchia. Poi entreremo anche in Bulgaria. Le terme sono prima della Bulgaria. Sì, al confine, infatti sono molto frequentate. La Bulgaria, se l'ho sentito. Compro un po' di pane e proseguiamo. No ragazzi, non potete capire. Tieni Rita che faccio vedere un paninetto che ho comprato. Ah, Madonna. belli? Fammi dare un morso. Sì, ma poi anche un'altra metà è gigantesca. Torri. Primi paesetti di montagna, ma non siamo in quota, comunque di montagna. Ma dove dobbiamo andare adesso è stupendo, amici. Servono patate e pomodori e li compriamo qua. Ecco qua ragazzi, pomodori e patate. Ma adesso basta, in mezzo ai monti. Iniziamo ad essere in bei posti ragazzi. Cascatine, fiumi, boschi meravigliosi. Speriamo di riuscire a trovare un parcheggio adesso a Termes. Siamo arrivati ragazzi dove ci sono le terme ed è un villaggio tranquillissimo, non c'è nessuno. E abbiamo trovato anche questo parcheggio, io non credo che qui mi dica cosa qualcuno. C'è già un cagnolone, questo è disabitato totalmente. E le terme dovrebbero essere a 6 minuti da qui. Ciao bello, è pieno di cagnoloni randaggi. Non si capisce dove sono le terme, saranno qua dentro. Pieno di cani dappertutto. Potrebbero essere da questa parte, se sono qui ci vogliono letteralmente 5 minuti dal nostro camper. È una settimana che cerco di raggiungere queste terme. Fiumi e boschi e basta. Da un'altra tartaruga, dato. È pieno. No, qua dato se ci sono le terme funzionanti accappatoio stasera. Già. Ragazzi, terme libere, gratuite, ci sono 2 persone in tutto, in questo paese non c'è nessuno. Rimaniamo qualche giorno qua, non ci dice niente nessuno. Ma anche tu senti l'aria calda che arriva. In un paradiso siamo, non ci credo. Io sento l'aria bollente. Wow. Che meraviglia ragazzi, guardate che belle. No, vabbè. È bollente. No, vabbè.
sono la fine del mondo. C'è che cosa bella. Ognuno la sua vasca. Wow. Qua sarà più fredda. Non ci credete, non ci credo neanche io quanto sono belle. Sono perfette. Poi non c'è nessuno. Veniamo, ci sdraiamo qui. No, devo fare subito un video per un amico che ama le terme. Eccoci qua, già a tavola e poi subito alle terme, senza perdere tempo. Sì, sì, ci puoi contare. E se diluvia ancora meglio, sotto l'acqua. Io no, se diluvia no. Che bello. Cosa ci hai preparato, Rita? Penne al salmone. Che buone. Si usavano un tempo le penne al salmone. Vabbè ragazzi, buon pranzo, penne al salmone, poi altre cosette che ha preparato Rita, ma non perdiamo tempo. Ci vediamo dopo per andare alle terme? Ci facciamo le terme insieme. Prima delle terme, seadas, e poi non ne abbiamo più. Ormai siamo lontani dalla Sardegna parecchio tempo. Ultimi 2. Questo era il freezer. Sì. Buon pomeriggio ragazzi, riposino effettuato come ogni giorno, adesso andiamo alle terme. Prima però Rita dà un pochettino di pasta per il cagnolino. Di pasta, il cagnolino amico di Davide, perché Davide dovete sapere che ogni volta che incontriamo un cane, vediamo, sono talmente tanti. dobbiamo sfamare tutti i cani della Grecia, ce n'è miliardi nelle strade, non si sa perché, è strano, vero Davide? È pieno di cani. E in Turchia ancora di più. Ah sì, eh? Sì. Vedremo. Comunque ci ha messo molto a finire anche questo piatto di pasta. Veramente molto. Il cagnolino vuole venire con noi. Magari ci segue, viene nell'altro parcheggio. Boh. Va bene, noi adesso andiamo a farci le terme. Siamo pronti per le terme ragazzi. Accappatoio, elegante. Davide sta mangiando una pera e usciamo. Il richiamo alla preghiera. Siamo parcheggiati sotto le terme adesso. Le terme sono qui sopra. Così vediamo il camper proprio da dentro la piscina, da dentro la piscinetta, da dentro la vasca. Vediamo il camper. No, Davide, davvero tu li streghi gli animali, eh? Sì. Cioè questo ci ha seguito dalla città sino a qui. Sì. Incredibile. Incredibile. Andiamo. Beh ragazzi, forza e coraggio. Terme siano. Bello, adesso mi sdraio un'ora a queste vasche bollenti. Grande Dado. Poi sei un professionista ormai delle terme, c'hai già 2 lauree. Sì. Sono laureato in termologia. Sì. Noi 2 eleganti con il nostro accappatoio elegante. Mamma arriva con l'accappatoio, sembra... Sembra? Ma te lo devi comprare un accappatoio decente. Vabbè, me lo comprerò. Me lo compro nero. Guarda come siamo io e Davide. E tutti presenti, guarda, in Bulgaria con questo accappatoio. Ma è calda quella terra, quella vasca? Quindi va bene lì? C'è un leggero problema tecnico, vero Rita? Un problema termostatico. C'è un problemino, che l'acqua è troppo calda e non riusciamo ad entrare. Io non so se si possa fare qualcosa in termini di aprire qualche rubinetto e far entrare acqua più fresca, perché è troppo calda. I piedi rimangono i piedi dentro e basta. Volevo fare le terme, faccio le terme ai piedi. Le gambe. Abbiamo scoperto, grazie a un ragazzo che ce l'ha detto, che c'è un tubo dell'acqua fredda. Quindi quando raggiunge adesso la temperatura ideale, lo togliamo dalla vasca. Era impossibile, eravamo fuori 10 minuti ma potevamo mettere solo i piedi. Se non ci fosse stato questo ragazzo saremmo rimasti qui come scemi solo con i piedi dentro. Oppure ce ne saremmo andati. C'era qualcosa che non andava. Sì. Troppo calde. Ci doveva essere un modo più stemperato. Il trucco, Rita. Certo, il trucco. Il barbatrucco, Rita.
No, non ci sono. Comunque si può stare adesso. Sì, adesso va bene. Fa meglio. Vabbè, è bollente. Ce la faremo a fare le terme notturne, dato? Sì. Come sempre. Inizia la partita di tennis. Non ti abbiamo interpellata. Inizia la partita di tennis e tutti lì abbudinati. E tutti nel divano. Domani mattina. Beh ragazzi, è ora di rientrare. Rita deve cucinare. Prima giornata termale promossa, ma promossa a pieni voti, per il momento le più belle che ho mai visto in vita mia. Però adesso andiamo ad assistere Rita in cucina e poi ci guardiamo un po' di tennis. Stanotte, se riusciamo, se ne abbiamo voglia, ma ne dubito, potremo rifarle. Sarebbe bello stanotte, sarebbe bello domani mattina presto, proprio presto, ci sono 10 gradi e tu dentro le terme. Vedremo, rimaniamo magari qua 1 o 2 giorni tranquilli, in relax totale. Tutti dalla Bulgaria, sono tutti bulgari. Credo che la Bulgaria sia a 5 km da qui. Siamo proprio quasi in un altro paese. Dado si asciuga i capelli e Rita è già alle prese con le melanzane e le zucchine. Anche 2 zucchine, sì. Melanzane e zucchine al forno, Sì. ripiene. Che fai di bello? Ti conservi il prezzemolo? Sì. Ah, è vero, l'abbiamo comprato l'altro giorno, già pronto. Fresco, tritato, lo congeliamo. Se c'è spazio. Sì, Attenta per come il apri. prezzemolo sì. Sì, per il prezzemolo un posticino si trova, si schiaccia. Macinato, adesso hai aggiunto le uova. Abbiamo aggiunto le uova, adesso mettiamo il pangrattato per assorbire un po' l'umidità. Anche una bella manciata di parmigiano. E poi riempi le melanzane e le riempio. zucchine insieme a loro anche a loro questo. Allora sì, il ripieno. Sì, E poi e di nuovo al forno. sì. E poi non è il ripieno, è la polpa. A me non piace molto asciutta, mi piace più morbida. Se lo trovo. Belle le zucchine da riempire. Belle, Così tonde, sì. Le ho prese per quello. Mi piaceva l'idea del contenitore. Nel frattempo sono arrivate un sacco di persone alle terme. Vengono tutti sicuramente magari dopo il lavoro, ho pensato Rita. Vabbè, un sacco, 3 macchine. Però c'era anche altra gente prima. Comunque si sono riempite su. Facci vedere come riempi le zucchine. Aspetta che tolgo l'aglio. Questi pezzi grandi proprio per... E quelle sì che sono buone, Vabbè, anche le altre sono buone. Un bel fagottino. Ho messo un po' di pangrattato, adesso metto un po' di parmigiano, così si forma la crosticina croccante e dentro rimangono morbide. Vamos. Sì, apro io? Più in alto? Sì, un pochino più in alto. Qui in mezzo allora. Sì, così. Ok. Perfetto, un bravo informatore. Melanzane e zucchine in forno. E questo cos'è? Questa sono dei broccoli che sono avanzati e io li ho trasformati in una frittata perché non si butta via niente a casa nostra. E ci mancherebbe altro. Apparecchio, sono le 8:15. Bene Rita, non ci resta altro che sederci a tavola. Prendi il vino e ci mangiamo tutto. Abbiamo anche la frittatina, come avete visto. Abbiamo il pane di giornata, abbiamo il vino e abbiamo anche 2 pomodori. Terme favolose, cena idem, pare. Adesso la assaggiamo e ci vediamo domani mattina. Sì, Domani. Sempre per godere di questo posto, va ma bene? non ci andiamo dopo le terme. Vedremo. Ne dubito fortemente. Buona. Ciao a tutti, ciao a tutti.